Ok, lascio la parola a Ellen. So Helen, over to you. Okay, well, we're delighted to be here, and I know that there will be a prize giving. It is supposed to. Somebody was speaking, I'm putting in mute. Okay, thank you. We've got 4 prize winners here today, and they'll be given out. I don't know who's won what, so very exciting. But I would like to introduce myself. So my name's Helen Turner. I'm the Associate Head of School for Art. My subject areas are fine art, illustration and photography. And I'm delighted that my students get involved in this really, really special prize. Do I need to pause for translation? Paolo, ma traduciamo in italiano o no? Sì, magari sì, magari sì. Right, Helen. I didn't realize that we were going to be translated. Okay, we'll start from the next segment. Carry on and we'll start translating next segment. Okay. Well, I'd like to just introduce my head of school, Dr. Robert Willsmore, who's just going to give a context for the arts at York St. John and why this prize is important to us. Very good. Quindi Helen Turner ha detto che lei si chiama Helen Turner, è una delle insegnanti di discipline artistiche alla York St. John University, entusiasta che i suoi alunni abbiano partecipato, ancora non sa chi ha vinto cosa e adesso ci presenta il preside di facoltà che parlerà tra un attimo. So, over to the head of school. Thank you. Good morning, everyone. I'm Robert Willsmore, and welcome to York in the UK. It's great to see everyone. Salve a tutti, mi chiamo Robert Willsmore e benvenuti a York in Gran Bretagna. Deliziato di vedervi tutti. And thank you for the introduction. As you said, it's been a difficult year in lockdown, and most of us have spent our time on things like Zoom, having to try and lead a normal life on a computer screen. Come avete già detto, è stato un anno difficile e siamo tutti qui che stiamo cercando di vivere una vita normale, ma in larga parte sullo schermo dei computer. And it's amazing to see how our art students are working in this environment, in an online environment, and the stunning creativity that they have shown us in these times. Ed è straordinario vedere come in particolare gli studenti d'arte abbiano mobilitato risorse per lavorare online in questi tempi difficili. And part of our objective here, our aim, our vision for the university is about challenging prejudice, it's about diversity, and it's about accepting others and otherness. Questa tematica della lotta ai pregiudizi, dell'inclusione e dell'accettazione della diversità, dell'alterità è uno dei temi più cari alla nostra università e ci lavoriamo attivamente. That's why this prize and being involved in this prize is so important to us. We are an art school. We are an art school that is engaged in social justice and environmental justice. So we are very proud to be continuing our relationship with this prize. Siamo fieri di continuare la nostra relazione con questo premio e questa associazione perché come scuola d'arte e quindi come scuola dedita alla giustizia sociale e alla giustizia anche a livello ambientale è una cosa per noi molto importante. So thank you. This partnership means a lot to us and we're very pleased and proud to be a part of it. Quindi grazie a voi, questa collaborazione è per noi molto significativa e siamo felici di farne parte. Okay, thank you, and I'll pass back to Helen. Thank you, Robert. I wonder if next I introduce Stephen Pittman from York Human Rights, just to talk about their involvement and the way that they also champion this prize. Adesso vi presento Stephen Pittman dell'associazione York Human Rights che vi parlerà di come loro si interfacciano a questo premio. Yes, so thank you and hello everyone. I'm delighted to again be here representing the York Human Rights City Network. Salve a tutti, molto contento di essere qui e vi porto il saluto della New York Human Rights City Network. And we have been championing the idea of York
as the UK's first human rights city. Il nostro obiettivo è quello di proporre la città di York come prima città in Inghilterra per quel che riguarda i diritti umani. And within that context, the rights and the lives of people living with disabilities are an important factor. E una parte cruciale di questo mosaico sono le vite e i diritti delle persone con disabilità. As Paolo has mentioned, we are celebrating with a week of activities this week around the United Nations Day for people living with disabilities. Come ha già detto Pierpaolo, adesso stiamo celebrando un'intera settimana incentrata sul 3 dicembre, che è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Last year, I mentioned that we have set up a disabled human rights forum, a forum for people with living with human rights forum for people living with disabilities. L'anno scorso ho menzionato che abbiamo creato un forum sui diritti umani per le persone che vivono con disabilità. And tomorrow we will be appointing a new worker to support that work and to help amplify the voices of people in York living with disabilities. E da domani avremo un nuovo collaboratore per ampliare il lavoro che stiamo facendo con le persone con disabilità. So there are three main reasons why I'm delighted to be here. The first is to remember and celebrate the life of Eleanor Worthington, and particularly her determination to go beyond the limits of what her life was. Ci sono 3 ragioni per cui sono particolarmente contento di essere qui. Uno è di celebrare la vita di Eleanor Worthington, ragazza disabile, che ha avuto la determinazione per superare i limiti che la vita le imponeva. Second, to celebrate the creativity and art of our young people, and to recognize how art is important in promoting a culture of human rights. In secondo luogo, per riconoscere e celebrare l'abilità creativa artistica dei nostri giovani e anche il ruolo che l'arte ha nei temi dediti ai diritti umani. And third, through Eleanor's life, we have been able to create this link with URBINO, and that we can look outwards to work and to think about those values which unite us. In terzo luogo, l'esperienza di Eleanor ci ha permesso di collaborare. Thinking about ways that their own creativity can consider disability and express it. Far riflettere ai miei studenti su come si possano concernere con la disabilità e come la loro creatività la possa esprimere o lavorare è una delle cose che mi diverte di più. And I know that spreads much wider from my university to universities nationally, and it's exciting now that we are going to hear who has won which prize. Juliana, who am I handing over to give out the prizes? So anche che questa tematica abbraccia molte università in Inghilterra e adesso siamo tutti qui sulle spine per sapere chi ha vinto. Lo vorremmo sapere. Giuliana, a chi devo passare la parola? Adesso senti, now we are going to hear. Quindi penso che la parola passi a me. So it's Pierpaolo who's now going to speak. Ok. Passiamo ora all'attribuzione dei premi. Il terzo premio consiste in libri d'arte offerti dal comune di Urbania. È stato assegnato a Laura Campbell, studentessa della York St. John University con l'opera Cecità. So the third prize, which consists in books about art generated by the city councils of Urbino and Urbania, goes to Laura Campbell for her work Cecità or Blindness. Invitiamo la studentessa a intervenire. Laura, are you there? Hello. Hello.
Hello, Laura. Would you like to tell us a little bit about this work? Yes, I would. This is my piece, Blindness. It's the same piece, except the photo on the left is the back and the photo on the right is the front of the piece. Questa è la mia opera Cecità e i due lati che vedete sono sulla sinistra e sulla destra i due lati dell'opera, il davanti e il dietro. My piece was created by using a series of materials that leaked through from the front onto the back to create an abstracted form of a portrait, which represents the sort of connection between the inside and the outside of the body in relation to disability. Quest'opera impiega dei materiali che percolano da un lato del foglio all'altro, trasudando e quindi rappresentando la connessione tra la parte interna e la parte esterna del corpo, concetto fortemente legato alla disabilità. My work links to Raphael through the use of colour, especially in Parnassus of the Blind Poet. The blue and the gold are really symbolic of what I deem to be particularly important of the man in that painting. And I was also inspired by the colours in Transfiguration. Il legame che ho scelto con Raffaello si manifesta a livello cromatico, essendo il blu e l'oro i due colori dominanti nell'opera del Parnasso dove compare una persona disabile, e c'è anche un legame a livello di colori con l'opera di Raffaello, Trasfigurazione. Thank you, Laura. And just one question, because I know we've talked about the way that it could be displayed in order for you to see both front and back and how important that was. Do you want to just speak a little about that? E Laura, abbiamo parlato io e te della questione di come esibire l'opera in modo che si possa vedere sia il davanti che il dietro. Parlaci un po' di questo. One of the one of the ways that I would like to display it is in possibly a clear glass frame. So you can see both the back and the front at the same time to really connect that it is one piece, connecting the fact that it's sort of a representation of the inside and the outside of the body and ability and disability. Se possibile vorrei rappresentarla in una specie di teca di vetro, così che si possa vedere simultaneamente che le due parti rappresentano il dentro e il fuori, e quindi l'abilità e la disabilità del corpo. I think this would be, oh sorry. I think this would be effective because you could see all the details and then create an established link from my work to the theme by seeing the details. Questo permetterebbe anche allo spettatore di vedere i dettagli, che quindi creerebbero un legame più forte nella mente dello spettatore con la tematica generale. Thank you. Thank you, Laura. I think it's important to sort of recognize the difficulties of the 2D screen and the ambitions of the artists to transcend that. Grazie a Laura, ed è importante che ce ne diamo conto dei limiti bidimensionali imposti dalla schermata e di come Laura abbia cercato di superare questo limite bidimensionale, percolando coi colori. Thank you. Pier Paolo, back to you. Ok, thank you. Proseguiamo. Il secondo premio di 300 euro offerto dal comune di Urbino è stato assegnato a Vanessa Krioizen, studentessa dell'Università di York, con l'opera Trascuratezza. So the second prize has gone to Vanessa Crisoniti of the University of York for her work Neglect, and the prize consists in 300 euros offered by the municipality of Urbino. Se Vanessa vuole raccontarci l'opera. Vanessa, would you like to tell us about it? Yes. Hello. Can everyone hear me? Yes. Yes. So good morning. I just want to say I'm very glad that everyone saw the purpose behind my work, and it's nice to know that the message that I was trying to convey was seen. So this photograph here it's a photograph of a girl sitting in an open space gallery,
And she is surrounded by all of these masterpieces and emerging figures from the Raphael painting. And they are disabled figures pleading for her help. But she is so self-obsessed. Maybe Yeah. we do a stop to translate. Yes. Thank you, sorry. Prego Martin, traduci un pezzo. There was one word I didn't hear. You were very happy that people saw the what behind your work. Purpose. Purpose. Buongiorno, salve a tutti. Sono molto contento che diciamo, l'intenzione sottostante alla mia opera sia stata capita. L'opera rappresenta una ragazza seduta in una stanza, una stanza di museo, non curante dei capolavori che le stanno attorno e dai quali fuoriescono figure dai quadri di Raffaello che sono figure disabili, fatte quasi a mo' di cartone animato che le si avvicinano. Yes, so the girl is sitting in an open space gallery and she is surrounded by all of these disabled figures trying to plead for her help. But she is so self-absorbed in her own life and her phone that she ignores everyone else. And this is a representation of how I think reality is at the moment. We are self-absorbed in our own needs that in a way we neglect everyone else who needs our help. Le figure che si avvicinano alla ragazza sono figure bisognose di aiuto che le stanno appunto chiedendo aiuti. La ragazza, non curante delle loro necessità, si concentra sul suo telefono e questo simboleggia un'attitudine mentale dei nostri tempi dove siamo tutti assorti nel nostro mondo individuale e non prestiamo attenzione alle necessità altrui. So the purpose behind my work is to really just to challenge everyone and make everyone think about whether they helped someone out when someone was desperately in need. And this was inspired by just society in general. For example, in the London Underground, you see all of these people just sort of absorbed into their own phone and they just sort of drift away from all the people who may need to take a seat, who may need the help and support, but everyone is just absorbed in their own needs. Lo scopo della mia opera è quindi di sfidare lo spettatore a riflettere su se lo stesso spettatore è stato partecipe delle necessità di altre persone. Lo stimolo al lancio di questa sfida è il mondo in cui viviamo, tanti aspetti della società. Per fare un esempio, la metropolitana londinese, in cui tutti si concentrano sui loro telefonini e nessuno si pone il problema di se qualcun altro avrebbe bisogno di sedersi. So yes, all I want my work to do is to really make people think about whether they have done what they needed to do and whether they helped people out. And I think it's just a moment to pause and just reflect whether you can relate to the girl or are you an individual who does help out society. Lo scopo della mia opera è quindi quello di far riflettere allo spettatore su se abbia o meno soddisfatto esigenze di altri e come si rapporti ad altri, e quindi a identificarsi con la ragazza o non a identificarsi con come si sta comportando la ragazza nel dipinto. Yes, so yeah, that's sort of a summary, and I guess, does anyone have any questions or, yeah. Thank you, Questo Vanessa. è assunto, ma se ci sono delle domande sono ben disposta a rispondere. Thank you, Vanessa. It's really sort of challenging and provocative work that, yeah, causes us to stop and think. And I wonder if you'd also thought about the times difference that you'd use through that collage. So you've collaged old, the old paintings with a very modern photograph, incredibly current because of the mask, and what you thought about that transcendent of sort of time that you'd included. Yes. Dice Helen, io vorrei chiedere a Vanessa se ha riflettuto sulla commistione dei livelli temporali, perché nel tuo dipinto è una scena moderna con opere, con immagini raffaellesche molto attuali anche per via della maschera che una di esse porta, e quindi vorrei un po' sapere cosa pensi di questo fatto di mischiare i tempi. Yes, so I took this photograph at the National Gallery. And before taking the photograph, I thought to myself, wearing a mask might ruin the intention behind it. But then when I took the photograph, I realized it was an absolutely lovely way to sort of show how our voices are kind of
shut in a way, and the way we don't really speak out enough. So I think it's a nice way of reflecting how we are so silent, and maybe we should open up a bit more and take our masks off and raise awareness. Per quello che riguarda la mascherina, ho scattato la foto alla National Gallery e in primis mi ero chiesta se la mascherina, insomma, non ci dovesse stare. Invece poi mi sono resa conto che la mascherina può simboleggiare il silenzio che ci imponiamo, il trattamento, diciamo, vocale, e quindi ho pensato che ci poteva stare. Thank you, Vanessa. Really, really interesting work. I'm going to hand back over to Pier Paolo for our next prize winner. Ok. Torna a me, proseguiamo con la premiazione. Il premio speciale Mark Bailey consiste in una settimana di ospitalità ad Urbino, con vitto alloggio presso i collegi universitari Carlo Bo di Urbino e contributo di viaggio. È stato assegnato a Amy Mady e John Cutting, studenti della York St. John University, con l'opera Feed. Invito le studentesse a intervenire. So the special Mark Bailey Prize for students at institutions in York, which consists in a fully paid for week in student accommodation in Urbino and a contribution to the cost of travel, goes to Pierpaolo. Chi l'ha preso? To Amy Mayed and John Cutting for their work Faith. Invitiamo a intervenire. Do please step forward. I know this piece is collaborative, so John, if you tell us first how the structure of it came together, and then we'll talk to Amy a little bit about the piece as a whole. John. Quindi prima parlerà John parlando della struttura del pezzo e poi Amy ne parlerà in modo più generale. Yeah, Raphael's painting, The Transgression, is the inspiration for Faith. L'ispirazione della nostra opera è il dipinto di Raffaello Trasgressione. Focusing on the pain body of the epileptic child being supported by a fatherly figure. Ci siamo soffermati in particolare sull'immagine del ragazzo epilettico sostenuto dal padre. In the bottom right-hand corner of the painting. In basso a destra del dipinto raffaellesco. The child's intense gaze focusing on the image of Christ. Faith reflects that supported posture and gaze. Lo sguardo intenso del piccolo ricalca l'idea del Cristo e noi abbiamo ricreato la postura del bambino nella nostra opera. Elevated towards the heavens, balancing high upon a column, leaning back as if being supported, not by the fatherly figure, but by a heavenly body. La nostra figura si innalza verso il cielo e ha la schiena protesa verso dietro, come se venisse sostenuta non dal Padre, ma da una forza celeste. Hope oozing out from within the tormented figure. Pursuing the knowledge, faith would relieve the pain and rid the body of its devil. Apologies, I'm half deaf. Can you just read that again? Hope oozing out from within the tormented figure. Vediamo che è una figura che trasuda speranza. Pursuing the knowledge, faith would relieve the pain and rid the body of its devil. Sorry, John, one more time. This is complicated. Pursuing the knowledge, faith would relieve the pain and rid the body of its devil. Come se la ricerca della conoscenza potesse liberare questa figura dal male causatole dal demonio che l'affligge. Thank you, John. Amy, do you want to tell us a little bit about how it was pulled together? Yeah, Amy, tu raccontaci come l'avete messa insieme. So the actual structure I painted and the color palette was taken from the Transfiguration painting from Raphael. Abbiamo scelto la paletta di colori dal dipinto Trasfigurazione di Raffaello. The lights and the installation of the piece, I wanted to
do blue because blue represented like a really royal and expensive color. Ho deciso che avremmo dovuto usare il colore blu per le luci nell'installazione perché all'epoca il blu era un colore reale e costoso. One of the reasons for this is because people who were living with disabilities at the time wouldn't have been able to wear such a expensive color. E in particolare le persone con disabilità dell'epoca probabilmente non si sarebbero potute permettere un vestito con un colore così costoso. The blue lights created a shadow on the surrounding walls and they overlap and merge with their surroundings. La parte blu che vedete sulla parte superiore della gamba della figurina è una luce che emette una luce blu sui lati della stanza dove la figurina viene esposta e quindi le due confluiscono in tutt'uno e si amalgamano. A way you can view this is people living with disabilities, how people view them and how they view themselves is totally different. So that's why the shadows are sort of there as well. Le ombre servono a far riflettere sul fatto che l'autoimmagine delle persone disabili è completamente diversa da come esse spesso vengono viste dal mondo esterno. Thank you, Amy. Thank you, John. Really, really interesting piece. And again, we want to walk around it so that we can, you know, feel its true nature. I know that I've had the chance to do that. So yeah, well done. Grazie, bravi tutte e due, e la vostra opera invoglia lo spettatore a girarvi attorno, come io stesso ho potuto fare. Back over to Pier Paolo. You're on mute, Pierre. Yes, thank you. Passiamo ora al primo premio, sempre per istituzioni britanniche, che consiste in una settimana di ospitalità con vitto e alloggio presso i collegi dell'Università Carlo Bo di Urbino, con contributo di viaggio. È stato assegnato a Isabella Davies, studentessa dell'University di York, con l'opera Elimina acetato. Adesso Martin. And finally, the first prize this year, which again consists in a fully paid 4-week in student accommodation in Urbino and a cost towards travel and a contribution towards travel costs, has been awarded to Isabel Davies for her work Blinded Elima. Isabel, would you like to tell us a little bit about your piece? Yes. I want to say thank you very much for awarding this. It's amazing. And I also want to quickly say thank you to Sarah Brown for giving me access to the workshop to make this, and Maria Shaw for being an excellent stained glass teacher. I was instantly inspired when I saw Raphael's cartoon for the Sistine Chapel tapestry of Paul blinding Elimas. Buongiorno, grazie a tutti e vorrei in particolare ringraziare la mia insegnante di lavorazione col vetro e anche l'insegnante che mi ha permesso di utilizzare il laboratorio per realizzare quest'opera. E la mia opera deriva dall'eccitazione che ho provata quando ho visto lo schizzo di Raffaello per un arazzo in cui c'era Elima, figura del Nuovo Testamento cieco. I was excited to further interpret Raphael's work with my own ideas and focus specifically on Elimas and his experience in this episode from Acts in the Bible. Ho quindi cercato di interpretare l'opera di Raffaello con la mia stessa opera, soffermandomi sulla figura di Elima accecato, figura biblica. I study stained glass conservation, and I thought that stained glass was an ideal medium for this reinterpretation, as it also involves the use of a cartoon for making. But more ideologically and artistically, it has a strong connection to religion, light and sight. Io studio la conservazione dei vetri a piombo e ho subito pensato che i vetri a piombo fossero un mezzo ideale per raffrontarmi con Raffaello perché sono connessi al sacro e ai giochi di luce.
The modulation of light and dark in the piece through the different dilutions of washes, lines, and removals of the black paint over multiple firings of the glass conveys Alima suddenly being left in the dark and alone after being blinded, despite being surrounded by people in Raphael's original. Isolation is not uncommon among people living with sight loss. Could we just have that again, please? The modulation of light and dark in the piece due to the different dilutions and lines over the multiple firings of the glass show Alima suddenly being left in the dark and alone after being blinded, despite in Raphael's original being surrounded by people. Isolation is not an uncommon feeling among people with sight loss. Nel dipinto di Raffaello Elima è circondato da altre persone. Io l'ho raffigurato solo per simbolizzare il fatto che spesso le persone non vedenti vengono socialmente emarginate, e questo è enfatizzato nel dipinto dalle striature del vetro e dai lavaggi multipli e dalle linee nere che ci ho dipinto sopra, che quindi creano giochi di luce e di ombra che isolano Elima. But the piece is also incredibly tactile because of the different materials with metal, glass, the paint, and the sort of thicker paint as well as the thinner. And this conveys the idea of the importance of a multi-sensory experience. L'opera è anche estremamente tattile e questo tratto viene enfatizzato dalla commistione di materiali diversi, tra cui colori di spessore diverso, il metallo e il vetro. E tutto questo va a significare l'importanza dell'interazione, concetto connesso alla disabilità. Thank you again. Thank you, Isabel. What a lovely piece. Can you, it's really graphically strong, but very simple. And can you tell us a bit about its scale? Because we can't get a sense of that from our screens. Actually, I have it, so I can just brilliant. grab it and show in comparison to me. Helen ha detto è una bellissima opera, complimenti, e dici quanto è grande, perché per quanto sia graficamente semplice ma potente, lo spettatore non ha modo di indovinarne le dimensioni, e l'artista lo sta andando a prendere. So it's about A3 size probably. Più o meno un foglio A3. I mean, even showing us it like this, we get a sense of the translucency and the beauty of it so much more. So thank you. Anche il fatto di mostrarcelo così ci dà un'idea migliore del tratto traslucente dell'opera, quindi tante grazie. Many congratulations, Isabel, on your first prize, and to our other prize winners. I'm hoping that you will get the chance to meet, at least on Zoom, if not in real life, and chat a bit further about your involvement in this prize. Complimenti a tutti e spero che i vincitori avranno modo di connettersi tra di loro, fosse anche solo Zoom, e di interfacciarsi sulle loro esperienze connesse al premio. And I do hope that sometime next year we'll manage some sort of gathering where we could celebrate these prizes a little bit further and exhibit them in some form, draw attention to them in some form. So I'm looking forward to working out how we can do that. Spero tanto che nell'anno a venire sarà possibile una mostra in presenza dove possiamo celebrare queste opere e farle vedere dal vivo, quindi penseremo su come lavorarci. Okay. Back over to Pierre to wrap up, I think. Ok. Salutiamo i nostri amici e passiamo alle conclusioni della premiazione con le parole di Maria Lenti, poetessa, saggista e narratrice di Urbino. Paolo, io da questo momento però smetto di tradurre? No, devi anche tradurre quello che dice Maria Lenti. Ah, ok. All right, thank you very much. And we're now moving on to the next installment of the prize giving event with the words of Maria Lenti, poetess of Urbino. Yes. Ci sta raggiungendo tramite telefono con Giuliana. She's connecting via a telephone, which Giuliana is going to feed into the microphone. Giuliana, togli il mute e poi ci siamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno Maria Lenti. Buongiorno.
Allora, Pandemia e le difficoltà del caso in Italia, in Gran Bretagna e nel mondo, nonostante lo scoramento delle situazioni, eccoci al premio annuale a York dell'associazione Eleanor Worthington. So despite the rather discouraging circumstances we all find ourselves in Italy, Great Britain and worldwide, here we all are for a new yearly installment of the Eleanor Worthington Prize. Come ogni anno esso si tiene nella giornata mondiale proclamata dall'ONU dei diritti delle persone con disabilità. Come ogni anno, studenti e studentesse di istituti scolastici superiori hanno aderito all'invito inviando i lavori online. So, as every year, the prize-giving event, as you know, is being held on the United Nations proclaimed International Day of Persons with Disabilities, and as every year, the artists have sent in their works online. I giovani artisti sono entrati nel mondo di Raffaello, di cui quest'anno ricorre il quinto centenario della morte, e hanno colto tra i personaggi di alcune sue grandiose opere quelli con evidente disabilità. So what the artists have done here is to enter Raphael's world and to select from it figures which have evident signs of disability, this being the this year being the 5th centenary of Raphael's death. In questo modo un mondo perfetto e classico, classico nel senso dell'armonia e della bellezza in quanto tale, ha rivelato ai giovani artisti partecipanti che un posto c'è per tutti, che è un posto nel quadro del mondo, tutti hanno accesso e tutti hanno diritto. The classical character of Raphael's work, which we could define in terms of grace and harmony, has revealed to the young artists how the world has a place for everybody, everybody having a right to a place.